Salve amici, come promesso continuiamo ancora il video sulla testata del 112 Abarth. In proposito ho trovato una seconda serie di quella testata che ne abbiamo parlato precedentemente, dove ho fatto dopo un lavoro di modifica con il collettore per montare l'iniezione. Ora vi vado a descrivere in che stato è la testata e cosa dobbiamo provare al banco di flussaggio, con le modifiche pure delle valvole, e vi do le misure per come sono attualmente sulla testata. Vi andrò a descrivere i vari passaggi prima del materiale che stiamo mettendo sotto esame, e poi faremo sempre la prova di flusso sulla testata e andremo ad analizzare assieme i parametri di confronto con il modello precedentemente lavorato. Poi su quella modifica ancora della testata che devo presentare, ora vediamo se la posso completare e ne faremo comunque ulteriori video, perché in questa testata vi descriverò in particolare ancora delle modifiche che c'è da fare. Però non posso rovinare questa testata perché non è mia. Mi è stata concessa per fare questo video perché giustamente l'aveva smontato l'amico mio, e visto che io qualche tempo fa avevo fatto il collettore, con questa occasione la stiamo provando. Poi, come testate ne ho da fare questo tipo di lavoro, faremo quelle modifiche che io voglio fare, vi descriverò e le andiamo a confrontare. Per adesso concentriamoci su questo lavoro e sugli sviluppi che possiamo fare più in là. E allora, questo è il collettore. Vediamo se riesco a farlo inquadrare bene, perché purtroppo faccio tutto io. E allora, questo lavoro sul collettore l'ho fatto qualche 10 anni fa. Con questa modifica abbiamo montato un sistema monofarfalla che veniva applicato qui sopra questa base, e c'era un problema che come dire, la corposità del motore era troppo forte, e siccome era diviso in due pezzi si apriva e aspirava aria, e quindi è stato smontato per andare a fare una modifica sul monofarfalla e nello stesso tempo montare dei tromboncini da applicare sopra per adeguarla alla giusta lunghezza, perché su questo collettore ormai questa geometria del collettore è stata fatta per poter montare questo sistema, ma se qualcuno deve montare può fare un sistema ghigliottina oppure dei colpi farfallati che sono distanti in base al colpo farfallato che andiamo a montare. Difatti, se qua guardate attentamente, non so se di profilo riesco a fare l'inquadratura bene, questa c'ha un attimo solo, questo condotto c'ha un allineamento diverso, che è più dritto. Questo qua, se guardate anche come inquadratura, è leggermente più spostato verso destra, quindi c'è una leggera curvatura in questa posizione. Quindi se noi dobbiamo andare a fare poi accoppiare le trombette, sicuramente dobbiamo fare un
centimetro di differenza sulle trombette per poter adeguare le giuste lunghezze dei condotti che ora andiamo a sviluppare per questo motore. Vediamo in base alla cilindrata e cose andiamo a sviluppare le varie formule per poter far girare questo motore e nello stesso tempo anche questo andrebbe in questa posizione, in questo lato. Purtroppo la piastra d'alluminio non l'ho ricavata, non l'ho potuto trovare quella più spessa, c'era da aspettare un pochettino di tempo perché questa è da 60, perché sennò i sistemi degli inettori venivano fatti direttamente sulla piastra. Poi ho dovuto fare qualche alleggerimento asimmetrico purtroppo, perché i condotti sono leggermente curvati diversamente all'indietro, cioè internamente. Comunque questo va applicato alla testata, che poi mi sono informato, la testata che fa Peppe la Russa. Sicuramente tanti lo conoscete. Io ultimamente ne ho avuto occasione di parlare perché ho accennato il progetto che l'altra volta ne abbiamo parlato e sono in attesa da poter presentarvi una testata di ultima generazione fatta da lui con la prova del flussaggio assieme al collettore. Quindi poi questo lo andiamo ad analizzare più avanti. E come vedete qua sul collettore, che ancora è sporco dal funzionamento del motore, ne ho pulito soltanto uno, vediamo se riesco a farlo vedere internamente, per poter flussarlo e non andare a sporcare i sensori che sono all'interno. E ora parliamo pure della testata. E allora, su questa testata all'inizio c'erano montate queste valvole. Sono sempre le misure 32 e 29 sullo scarico, però con stelo 6. Parlo che questo è un lavoro che abbiamo fatto 15 anni fa, quindi fate un po' i conti. Se lo sai, sono delle valvole ricavate da altre testate adattate per questo lavoro. Tant'è vero che sulla parte finale dove appoggia il bilanciere si consumavano sempre le valvole, quindi dopo le varie prove abbiamo dovuto fermare il motore e fare delle valvole speciali con le stesse dimensioni, però in mnemonic. Vi posso confidare una cosa, onestamente non sono fatte bene. Comunque, per cambiare la qualità del materiale cambia. Questa attacca con la calamite perché è in acciaio, non è nemmeno bimetallica. Questa è l'aspirazione e questa è l'aspirazione, questa non attacca niente. Lo scarico altrettanto, esempio in acciaio, attacca sia dalla testa che dal gambo, e questo in mnemonic non attacca. Però ripeto, non sono delle valvole a mio parere ben definite. Sono lavorate con due diverse riprese, quindi sulla parte prima della curvatura, a parte che vedo un contrasto di luce che sembrano due materiali legati, e poi va a creare un leggero gradino. Questo leggero gradino, se da una parte ce l'ha lo stelo, da sotto ce l'ha nel gambo valvola, diciamo sulla testa della valvola, vuol dire che non sono in linea. Comunque, questo è un altro particolare. Ora andiamo ad analizzare la testata, vediamo se posso inquadrarla più da vicino.
Sono sempre le misure tradizionali per delle valvole 32 e 29 allo scarico. Questa è una testata purtroppo che è già quasi finita, perché ha passato 2-3 mani di passaggio, comprate sempre di seconda mano, e quindi non è un lavoro ben definito dall'inizio. E per questo motivo stiamo facendo pure delle nuove lavorazioni. Comunque, per quello che ci riguarda a noi, qual è la modifica? Intanto sulla camera di scoppio, qual è la modifica? A parte che sulla camera lo chiarirò in un secondo tempo, perché ci sono alcuni lavori ancora da fare e momentaneamente non lo posso nemmeno, non lo posso dire. Una cosa che posso dire è qua. Sulla sede dell'aspirazione già siamo vicino alla parete del cilindro sulla testa. Sullo scarico, se guardate bene, che non posso spostare nemmeno il fondo di luce, vediamo se riesco a girare. Ecco qua. Sullo scarico abbiamo ancora 5 mm che ci distaccano dalla parete della testata, qua sulla parete sempre che fa riferimento al cilindro. Quindi volendo si possono decentrare le guide di 1 millimetro per evitare anche questa giunzione di sede che c'è tra l'aspirazione e lo scarico. Facendo questo dobbiamo andare anche a abbassare qualche 4-5 decimi la sede di scarico per agevolare l'uscita dell'aspirazione. Questi sono poi dei lavori che poi andremo a valutare dopo. Questa è l'unica modifica fatta in questa testata. Poi a livello di condotto è stata migliorata con questo sistema, questa nuova, una seconda serie, diciamo, da quella che abbiamo provato all'inizio, che non aveva tanto riempimento. Se lo andiamo a guardare pure dall'altro lato, in fondo, vediamo se riesco con la luce a potermi aiutare. E allora, in fondo la sede non riesco a farla inquadrare, dovrei creare, aspetta che vediamo se possiamo far uscire la testa di sotto. No. E allora, sul condotto dell'aspirazione non c'è quel gradino in fondo prima dell'imbocco della curvatura che entra sul cilindro, che si viene a creare come quell'altra testata, perché questa è stata ulteriormente modificata sul profilo del condotto. Quindi ora andiamo a montare il collettore, facciamo una prova col collettore flussando e poi andiamo a fare la stessa prova senza collettore per vedere la bontà della testata, facendo riferimento con quella che abbiamo già valutato prima. E allora, prima della prova andiamo con le misure. Diametro esterno valvola, aspirazione 32 mm come detto. Stelo 6 per questa prova della testata che avevo modificato. Condotto della testata diametro sempre 27 mm. Interno sede passaggio 28 mm. Per lo scarico invece abbiamo una valvola da 29 mm
stelo 6 mm, interno 25,5 di passaggio. Andiamo poi sulla verifica del condotto. E allora vediamo se riusciamo a... Allora, lunghezza condotto totale 356 mm, per intenderci, dalla sede valvola fino al diametro massimo della trombetta, che sarebbe 1 centimetro prima da dove inizia la divergenza della trombetta. Per il condotto della testata abbiamo detto 27 mm, per adesso questa è 28 mm, è l'uscita e l'inizio del collettore raccordato. L'uscita del collettore poi prosegue 35 mm. Andiamo a scrivere. Sezione della trombetta media 39 mm, 45 mm è il diametro massimo della trombetta. Per adesso qui non lo andiamo, la parte della trombetta non la andiamo a valutare. Queste sono delle misure che ho stabilito per questo utilizzo del motore, che sono calcolate sempre a 8000 giri. Ecco, giri motore, queste sono RPM. Perché oltre 8000? Per questo motore per me non ne vale la pena andare oltre, sempre per il discorso del monoblocco da sotto, cioè da lavorare tanto per poterlo sfruttare al massimo. Poi vi spiegherò il mio punto di vista su questo motore. Come abbiamo detto, su questo motore poi andiamo a fare la modifica del cassonetto a monofarfalla, che poi vi faccio vedere magari dopo. Andiamo a flussare ora la testata. Ok, abbiamo terminato la prova. Ora analizzeremo i dati. E allora amici, andiamo ad analizzare il video che abbiamo fatto.
Questo è sempre il condotto originale, il condotto della testata sdoppiata che abbiamo preso sempre in esame dal primo video. Questo che andiamo a vedere in rosso è il condotto che abbiamo fatto modificato con la plastichina. Poi quello che abbiamo fatto questa sera, e allora la testata è questa, guardate qua, abbiamo avuto un leggero miglioramento alle basse aperture. Questo perché c'è una modifica nella camera di scoppio, quindi questo miglioramento sulle basse aperture della valvola è dovuto all'uscita della sede valvola nella camera di scoppio. Però quello che andiamo a vedere è un decadimento che abbiamo avuto dopo 7 mm di apertura della valvola. Se vedete c'è un decadimento, è sempre migliore della prima testata che abbiamo messo in esame, ma anche questa come la prima ha sempre quel problema leggermente in fondo al condotto, dovuto a un'inclinazione del condotto stesso, anche se poi la dimensione è leggermente diminuita come condotto, almeno nei calcoli che abbiamo fatto, che abbiamo visto poco fa, dovrebbe essere sul 28. Poi l'altra cosa che abbiamo visto, guardate, avere la valvola 32 all'aspirazione non è che c'è tanto di quel guadagno. Abbiamo stabilito che 31 già al 99% va bene, perché non c'è poi questo guadagno con il diametro di passaggio più ampio della sede, perché abbiamo poi la valvola che impedisce di uscire il flusso, lo indirizza sulla parete del cilindro e abbiamo quindi una leggera frenatura del flusso, quindi con la valvola più grande ostruisce un pochettino anche il passaggio, perché una volta che lo indirizza sulla parete del cilindro ci fa da freno fluidinamico. Ora andiamo a vedere il condotto della testata più il collettore. E allora, togliendo quello che abbiamo migliorato noi con la plastichina, si vede con il collettore che perde un pochettino all'apertura di 4-5 mm, però poi il flusso in alto tende leggermente a migliorare. Questo perché con il collettore lo indirizza diversamente sul condotto della testata, però il collettore di per sé, quando l'ho fatto io, è stato adattato alla testata, quindi con un dimensionamento proporzionato alla testata andrebbe leggermente allargato come dimensione di condotto se abbiamo un miglioramento sulla testata, ma siccome sulla testata già abbiamo un peggioramento oltre 8 mm, di per sé non è il collettore che influisce questa perdita. Quindi analizzando i dati che abbiamo noi memorizzato in questa prova, si vede che non è il collettore che va ad ostruire il passaggio sulla sede. Volendo, se migliora il passaggio dopo i 7 mm di apertura sulla testata, il collettore andrebbe poi aumentato pure di sezione, perché non è tanto perché la testata è 27 mm di condotto, ma di per sé perché c'è un peggioramento in fondo al condotto, e con l'inclinazione che abbiamo sul condotto della testata non riesce dopo 7 mm ad avere un miglioramento, come abbiamo visto qua
sul condotto in esame con la plastichina. E allora, qui stiamo parlando sempre della testata. In rosso è quello che abbiamo fatto con la plastichina, quindi nei bassi perde un pochettino pure dovuto alla camera di scoppio perché è cambiata tra quella testata e questa. In questa testata abbiamo un miglioramento, ripeto, all'uscita, anche se poi la valvola più grande di per sé ci porta pure un peggioramento, abbiamo visto. Invece sulle aperture più di alzata della valvola abbiamo avuto un miglioramento perché non c'è quell'ostruzione che c'è con l'inclinazione del condotto. Quindi analizzando i dati abbiamo visto questo peggioramento. Quindi la prova che abbiamo fatto noi con la plastichina porta a un miglioramento sempre della testata. Questa non si può andare a modificare, ci sarebbe da fare tutta la testata nuova, quindi ormai finisce così. La valvola frena quello che frena, ma è il condotto stesso che porta questo peggioramento. Quindi vediamo più in là quando abbiamo a disposizione la testata da portare in esame, quella che abbiamo analizzata, che sarebbe questa con il colore rosso. Appena la andiamo a riflussare, vediamo se abbiamo confermato i progressi che abbiamo fatto. Comunque abbiamo sempre da analizzare sempre il video che poi andremo a fare con l'altra testata e nello stesso tempo poi andiamo a vedere i miglioramenti che ci possono essere all'uscita della valvola, perché di per sé l'inclinazione del condotto, come vedete, già fa tanto, e poi l'uscita ha la sua parte. Quindi andiamo ad analizzare poi al prossimo video. E allora, come vedete nel condotto è sempre questa parte qua che ci impedisce di avere il miglior riempimento del cilindro attraverso la valvola, sempre dovuto a quel fattore di doppia inclinazione del condotto. Quindi se questo era con l'entrata più frontale rispetto a quello che è per adesso, come abbiamo fatto precedentemente sull'altra prova con la plastichina, dove al prossimo video vediamo di poter analizzare, è sempre in questo punto che ci porta ad avere un'ostruzione del passaggio del flusso e non avremo mai un miglioramento ottimale sul cilindro. Quindi la portata, arrivando a 7 mm di apertura, si stabilizza come entrata di flusso, quindi non abbiamo più un riempimento ottimale dentro il cilindro come camera di miscela e aria. E allora al prossimo video, dove c'è la testata che abbiamo fatto con l'inclinazione, vediamo di poter portare a termine questo chiarimento sul condotto, che poi ci sarebbe pure da parlare sulla testata, perché ripeto, la valvola da 32 già è troppo ampia rispetto alla portata della testata, già va bene 31 come diametro testa della valvola, perché poi con una valvola più grande ci porta ad avere un flusso che si aderisce alla parete del cilindro e quindi ci fa pure da ostruzione e non abbiamo un riempimento ottimale. Vediamo di poter chiarire questo concetto in un prossimo video. Ok, vi saluto a tutti e vi rimando al prossimo video.